Ciao da Gabriele, in questo video ti faccio vedere un caso di successo di utilizzo di un modello statistico linguistico per estrarre dati e risparmiare una quantità di tempo considerevole. La richiesta di questa persona ha a che fare con lo studio di una relazione fra questo prezzo e lo spread. I risultati di questa analisi li ho mostrati e commentati in un video breve su Instagram, ma per tagliarla breve viene fuori una correlazione cross alta ma statisticamente non significativa, perché abbiamo innanzitutto un campione basso e una distribuzione non normale. Però come ho ottenuto questi dati? A partire da un'immagine, e ho utilizzato BARD, ossia il modello statistico linguistico di Google, per estrarre i dati da questa tabella. Come vedi dalla richiesta mi è bastato semplicemente dire estrai i dati contenuti in questa tabella. Perché ho utilizzato BARD? Essenzialmente perché è l'unico servizio gratuito ad oggi, data di registrazione di questo video 18 gennaio, che consente di estrarre dati da immagini in maniera gratuita. Se avessi utilizzato GPT avrei dovuto acquistare GPT-4. Dopo aver lanciato questo comando mi ha dato questo output e a prima vista sembra tutto corretto, ma se noi vogliamo esportare questi dati sui fogli di calcolo di Google, te li faccio rivedere, noti che qua abbiamo una virgola, non il punto. Questo perché è il solito problema che è emerso in almeno 6 video diversi della formattazione dei dati. Gli americani usano il punto, gli europei usano in genere la virgola. Quindi cosa ho fatto? Io ho visto le bozze una ad una, ho preso la seconda perché vedi che ha i dati che ho inserito qua dentro. Però mi interessa farti vedere anche come BARD è arrivato a questo risultato, perché secondo me qui si vede una cosa utile. Andiamo giù e ci dà anche il codice Python. È come se avessi un GPT-4 che ha già eseguito un codice, perché ti ricordo che il GPT-4 esegue il codice, il GPT-3 ti dice solo come fare. Qui lo abbiamo gratuitamente. Ha utilizzato CV, che è visione computerizzata, utilizzata anche da un sacco di studenti che hanno provato a costruirsi auto a guida autonoma, chiudo la parentesi, e a seguire tutto il codice che ci permette di avere quei dati nella formattazione che mi interessa. Ci dice anche la fonte, cosa che GPT in genere non dà, ma Perplexity dà, e una cosa che mi piace tanto di BARD è che mi consente di esportare subito certi risultati sui fogli di Google o in un documento. Quindi, come puoi aver capito, aver avuto questa cosa immediatamente, o comunque dopo aver guardato fra le bozze, mi ha fatto risparmiare 2 minuti, perché mi ha salvato la scrittura a mano di questa cosa. Guardare questa bozza mi è costato 10 secondi. Qui c'è stato il click aggiuntivo e la comodità di averlo già in un foglio. Ma come vedi non è tutto oro ciò che luccica. Nella terza bozza non è praticamente riuscito a catturare la struttura dei dati. Per concludere, questi modelli statistici linguistici hanno sicuramente un'utilità, ma purtroppo, e anche per esperienza personale, bisogna veramente guardare attentamente che tipo di risultato restituiscono, perché si rischia di perdere tempo. Con Staticalmo mi occupo di dati su vari livelli, dalla generazione, ma in questo caso dell'estrazione, e utilizzo questi dati per dare analisi di valore a per lo più piccole aziende sotto i 35 dipendenti. Insomma, erogo consulenze statistiche per vari domini della statistica. Ti saluto e alla prossima. Ciao!